Tutti sappiamo che in italiano usiamo il futuro per parlare appunto del futuro, quindi di azioni future. Però in realtà devo dirvi un piccolo segreto, infatti in italiano il futuro si usa anche per esprimere dei dubbi o delle supposizioni e parleremo proprio di questo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti o benvenute sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di un argomento molto interessante, cioè quello dell'uso del futuro per esprimere un dubbio o una supposizione. Però prima di iniziare, se siete interessati all'apprendimento della lingua italiana, vi chiedo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina, così che non perderete nessun video futuro. E poi vi chiedo anche gentilmente di lasciare un bel mi piace, perché questo è il vostro modo per supportare il mio canale e il mio lavoro qui su YouTube. Quindi vi ringrazio tantissimo in anticipo. Ma adesso siamo pronti per iniziare. In realtà io ho già fatto un altro video in passato in cui parlavo delle regole generali del futuro, ma soprattutto di come si forma il futuro. Quindi se non vi ricordate bene come si forma il futuro in italiano, vi consiglio di andare a guardare quell'altro video. Se invece vi ricordate già come si usa e come si forma il futuro, allora continuate a guardare il video di oggi. In realtà in italiano noi abbiamo due tipi di futuro, il futuro semplice e il futuro anteriore, che alcune persone chiamano anche composto. Quindi vediamo brevemente come si forma il futuro anteriore. Beh, è molto semplice, come ogni tempo composto in italiano, dovete usare l'ausiliare essere o avere del verbo al futuro semplice e poi semplicemente aggiungere il participio passato. Per esempio, se prendiamo il verbo fare, il futuro anteriore sarà semplicemente io avrò fatto, tu avrai fatto, lui, lei avrà fatto, noi avremo fatto, voi avrete fatto, loro avranno fatto. Se invece prendiamo un verbo che richiede l'ausiliare essere, per esempio il verbo andare, allora diremo io sarò andato o andata, tu sarai andato o andata, lui sarà andato, lei sarà andata, noi saremo andati o andate, voi sarete andati o andate, loro saranno andati o andate. Ma la domanda è: quando si usa in italiano il futuro anteriore? E soprattutto perché ne sto parlando in questo video? Beh, il futuro anteriore, teoricamente, in italiano si usa quando vogliamo esprimere un'azione futura che però è meno futura rispetto ad un'altra azione. Quindi questo che cosa significa? Che se io ho due azioni future, ma una di queste due succede prima dell'altra, quindi succede meno nel futuro rispetto all'altra, allora useremo il futuro anteriore. Per esempio possiamo dire uscirò quando avrò finito i compiti. Uscirò quando avrò finito i compiti. Quindi io prima finisco i compiti, quindi questa è la mia azione futura ma meno futura di uscire, e poi uscirò. Però in realtà non è molto importante ricordare questo. Sapete perché? Beh, semplicemente perché il futuro anteriore non viene praticamente mai usato nella lingua italiana di tutti i giorni. Abbiamo smesso di usarlo, non usiamo più il futuro anteriore per esprimere quest'idea. Infatti, la frase di prima può essere anche espressa come quando finisco i compiti esco, oppure appena finisco i compiti esco. O se vogliamo possiamo anche utilizzare il futuro e dire quando finisco i compiti, appena finisco i compiti uscirò. Quindi come vedete, anziché usare il futuro anteriore, semplicemente usiamo il presente. Allora voi mi chiederete: Stefano, perché ci stai insegnando una cosa che non si usa più in italiano? Beh, aspettate, io vi ho detto che il futuro anteriore non si usa per esprimere questa idea, cioè di un'azione meno futura rispetto ad un'altra azione futura, ma il futuro anteriore si usa anche per esprimere dei dubbi e delle supposizioni.
ma tra questo torniamo tra un attimo. Quindi, ora che sapete come funziona il futuro anteriore, siamo pronti per iniziare a capire come si usa il futuro in generale per esprimere un dubbio o una supposizione. Per fare questo, iniziamo da una frase molto semplice. Dove sarà Marta? Dove sarà Marta? Attenzione! Se voi leggete questa frase, probabilmente potrete pensare che dove sarà Marta significa dove sarà Marta nel futuro, per esempio domani o tra 2 giorni. Beh, no, non è così. Dove sarà Marta, quindi l'uso del futuro in questo caso, serve soltanto per indicare un dubbio. Cioè io non so dove è Marta, non so dove potrebbe essere Marta, e allora ho un dubbio e mi chiedo, dove sarà Marta? Dove sarà Marta? E attenzione, io mi sto chiedendo dov'è Marta adesso, in questo momento. Quindi dire dov'è Marta è la stessa cosa, ma se voglio dare più l'idea di dubbio, allora dico dove sarà Marta, uso il futuro. Questo quindi che cosa significa? Che noi usiamo di solito il futuro per esprimere un dubbio appunto quando non ci aspettavamo qualcosa. Per esempio, se io torno a casa e mi aspettavo che Marta fosse a casa, ma invece non c'è, allora mi chiedo, dove sarà Marta? Perché ho un dubbio. È tutto chiaro? Ma adesso, se io ti faccio questa domanda e ti chiedo dove sarà Marta, ma tu non lo sai. Quindi quello che puoi fare è immaginare, supporre qualcosa. Come puoi rispondere? Beh, potremmo rispondere con non lo so, sarà al supermercato a fare la spesa. Non lo so, sarà al supermercato a fare la spesa. Quindi noi qui che cosa stiamo dicendo? Beh, noi non sappiamo dove è Marta, però possiamo immaginarlo, possiamo supporlo. Quindi noi pensiamo, noi supponiamo che Marta sia al supermercato. Quindi attenzione, in questo caso io sto usando il futuro per fare una supposizione e io per dire sarà al supermercato a fare la spesa potrei anche usare un verbo che indica una supposizione più il congiuntivo. Per esempio, penso che sia al supermercato, credo che sia al supermercato, suppongo che sia al supermercato. Ma attenzione, io non sto parlando di un'azione futura, questa è la cosa forse un po' più difficile. Se io ti dico sarà al supermercato a fare la spesa, non vuol dire che sarà al supermercato nel futuro, ma forse, secondo me, perché sto facendo una supposizione, è al supermercato adesso, in questo momento. Quindi, normalmente, quando abbiamo il futuro in una domanda, stiamo indicando semplicemente un dubbio. Quando invece abbiamo il futuro nella risposta oppure in un'affermazione, stiamo facendo una supposizione, come negli esempi che abbiamo appena visto. E ovviamente questo non ogni volta che abbiamo il futuro, ma è molto facile capirlo, perché lo capiamo dal contesto della frase. Se io nella frase ho un avverbio come domani, oppure un'espressione tipo tra 2 giorni, ovviamente quello sarà futuro. Quindi io posso capire se il futuro è utilizzato nel senso di dubbio o supposizione dal contesto. Ora vediamo alcuni altri esempi per capire meglio. Quanto costerà una Ferrari? Boh, secondo me costerà sui 100.000 euro. Quanti anni ha la moglie di Roberto? Avrà 50 anni, credo. Stefano non mi risponde al telefono, sarà arrabbiato con me e non vorrà rispondermi. Ma adesso noi abbiamo parlato di come esprimere un dubbio o fare una supposizione nel presente. E come funziona se vogliamo esprimere un dubbio o fare una supposizione nel passato? Beh, per fare questo usiamo ovviamente il futuro anteriore. Vediamo subito un esempio per capire meglio. A che ora sei tornato a casa ieri sera? Non so, saranno state le 3. Saranno state le 3. Quindi, in questo caso, io sto usando il futuro anteriore perché sto facendo una supposizione. Io onestamente non mi ricordo proprio precisamente a che ora sono tornato ieri sera,
Però era abbastanza tardi, quindi penso le 3. Però attenzione, dato che io sto facendo una supposizione su una cosa passata, cioè su ieri sera, ieri notte, allora uso il futuro anteriore. E poi potrei fare lo stesso con il congiuntivo e dire penso che siano state le 3, oppure suppongo che siano state le 3. Credo che siano state le 3, però il problema è sempre lo stesso. Usiamo due verbi e il congiuntivo? Oppure usiamo semplicemente un futuro? A voi la scelta, entrambe le frasi sono corrette. Quindi semplicemente se mi chiedono a che ora sei tornato ieri sera, io rispondo saranno state le 3, perché non lo so esattamente, però penso così. Vediamo un altro esempio. Sarà già finito il film? Sarà già finito il film? Non credo, secondo me finirà tra un'ora. Quindi nella prima frase, quando dico sarà già finito il film, sto esprimendo un dubbio, ma attenzione, un dubbio nel passato, perché probabilmente il film è finito, secondo quello che penso io. Però io poi rispondo, non credo, secondo me finirà tra un'ora. E attenzione, se io dico secondo me finirà tra un'ora, quel finirà non è una supposizione, non è un dubbio, è un vero futuro, un futuro. Questo perché sto dicendo tra un'ora. Beh, certo, è comunque una mia idea, una mia opinione, una mia supposizione, possiamo dire, perché ho secondo me. Però non è il futuro che rende questa frase una supposizione, ma è secondo me, perché dico finirà tra un'ora, e tra un'ora è ovviamente futuro. Il dubbio nel passato ce l'abbiamo nella prima frase. Sarà già finito il film? Sarà già finito il film? Lucia non è ancora tornata a casa. Avrà trovato traffico. Lucia non è ancora tornata a casa. Avrà trovato traffico. Anche qui, in questo caso, abbiamo una supposizione nel passato, perché non siamo sicuri. Ho trovato un cagnolino davanti a casa mia. Lo avranno abbandonato. Ho trovato un cagnolino davanti a casa mia. Lo avranno abbandonato. Anche qui una supposizione. Non sono esattamente sicuro di quello che sia successo al cane, però credo che lo abbiano abbandonato e quindi dico lo avranno abbandonato. Dove sono Clara e Giacomo? Se ne saranno andati a casa. Dove sono Clara e Giacomo? Se ne saranno andati a casa. Anche qui sto facendo una supposizione nel passato su quello che hanno fatto Clara e Giacomo. Attenzione, in questo caso sto usando il verbo andarsene, che è un verbo pronominale che significa andare via, e se volete ho una playlist completa su tantissimi verbi pronominali che vi lascio qui sotto in descrizione e forse anche qui su da qualche parte, così potete andarla a guardare. Ottimo, allora per il video di oggi abbiamo finito. Io spero che questo video sul futuro di supposizione e di dubbio vi sia piaciuto. Ovviamente se avete delle domande fatemelo sapere qui sotto nei commenti, chiedete tutto quello che volete e cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. E se non volete perdere tutti i video futuri e anche i vlog in giro per l'Italia, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanellina. E poi come sempre, se questo video vi è piaciuto e volete supportare il mio lavoro qui su YouTube, beh, dovete fare solo una cosa: mettere un bel mi piace, mi aiuterà tantissimo. E non dimenticatevi anche di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, se non volete perdere tutti i contenuti che pubblico anche lì. Sono sicuro che vi piaceranno. Beh, per il video di oggi abbiamo finito. Come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!